Maria della Passione si sentiva sempre figlia di San Francesco e desiderava tanto che l'istituto nascente delle missionarie di Maria facesse parte della famiglia serafica. È veramente difficile per noi parlare in pochi minuti sulla relazione che lega l'istituto nascente all'ordine dei frati minori e all'intera famiglia serafica, attraverso il padre Bernardino, che abbiamo l'abitudine di chiamare Grand-Père, cioè nonno. La relazione possiamo dire che ha un doppio legame, giuridico ed affettivo. Il legame che lega l'istituto nascente all'ordine dei frati minori e la relazione personale di Maria della Passione con padre Bernardino. Descriveremo questo doppio legame in 3 gesti simbolici che padre Bernardino ha compiuto nei confronti del nostro istituto: il dono del mantello, il dono della corda e quello del calice. Per il dono del mantello, il 4 ottobre 1882, nella Cappella del Bambino d'Araceli, dopo la cerimonia della sua entrata nel terz'ordine regolare di San Francesco con 2 delle sue prime compagne, padre Bernardino la incontra alla sacrestia e, aprendo il suo mantello in segno di accoglienza al riparo dell'ordine, esclama: «Sì, figlia mia, adotto lei e tutte le sue figlie presenti e a venire. In nome di San Francesco vi ricevo come sue figlie. Siate benedette». E poi questo mantello fu donato a Maria della Passione il 6 gennaio 1886 e, come egli stesso scrisse, il mantello fu simbolo della protezione e della guida che l'istituto nascente trovò nell'ordine, ma specialmente attraverso la guida saggia e il discernimento prudente del ministro generale, il padre Bernardino. L'altro dono, il dono della corda, come ebbe a scrivere Maria della Passione, fu il pegno che avrebbe legato per sempre l'istituto all'ordine. Il nonno gliela concesse in occasione della sua riabilitazione come madre generale il 30 marzo 1884. E la risposta che gli invia Bernardino Maria della Passione testimonia del legame spirituale tra i due e dice lei così: «Dio è stato così buono con me, affidando la mia anima al rappresentante di San Francesco. Da lontano, da vicino, sarò sempre la sua figlia e non vorrei che ci fosse obbedienza che superi la mia». Il terzo dono è quello del calice, che Grand-Père inviò alla sua figlia in San Francisco il 2 ottobre 1889, ultimo giorno del suo generalato. Sappiamo quanto questo dono fosse carico di significato per entrambi, che hanno attraversato grandi prove. E la risposta di Maria della Passione fu quella: «Grazie dal profondo dell'anima al Padre a cui devo tanto e che è stato per me un Padre unico e compassionevole. Il giorno di San Francesco vostra paternità non sarà più un ministro generale, ma sarà sempre il nostro Grand-Père». E per concludere, pensiamo che siamo troppo ricche, perché noi abbiamo così un padre spirituale, San Francesco, una madre spirituale, la Beata Maria della Passione, e un nonno spirituale, il padre Bernardino.